Ciao a tutti ragazzi, qui Narkwitz, benvenuti in questo nuovo video tutorial in cui affronteremo un tema che ci è stato consigliato da uno dei nostri iscritti al canale. Il tema nello specifico riguarda la possibilità in Revit, come ci chiede Domus Aureus, di realizzare uno strato isolante, cioè un muro con stratigrafia contenente un isolante da 10 cm ma con soli 2 cm che risvoltano verso l'infisso, sia in pianta che in sezione. Benissimo ragazzi, in Revit questa possibilità c'è. Ho già affrontato tra l'altro in uno scorso video il tema. Se non l'avete visto vi invito a guardarlo, ve lo linko qui in alto, come personalizzare la stratigrafia di un muro in Revit. Per cui ragazzi non andrò in questo video tutorial a ripercorrere gli stessi argomenti trattati nel video precedente, ma sarà più che altro una risposta concreta alla specifica richiesta che ci è stata avanzata, nella speranza che poi l'escamotage che vi presento possa esservi d'aiuto anche nella risoluzione di altri problemi in Revit. Prima di iniziare però vi chiedo come sempre di iscrivervi al canale nel caso in cui non l'abbiate ancora fatto. Ragazzi, fatelo subito, vi prego, questo mi aiuterà tantissimo con l'algoritmo di YouTube, e non dimenticate di attivare la campanellina per restare aggiornati su tutti i nuovi contenuti. Cosa non meno importante ragazzi, spolliciate in su. Perfetto, fatte le nostre premesse di rito, apriamo subito un nuovo file di progetto, scegliendo modello architettonico nel menu a tendina. Ragazzi, andiamo a realizzare rapidamente due muri, scegliendo tamponamento esterno 38 cm e accertandovi del fatto che il livello di dettaglio sia impostato su alto, in modo da visualizzare la stratigrafia dei muri. A questo punto andrò a duplicare il mio muro e a rinominarlo con tamponamento esterno Narkwitz. Semplifichiamone un po' la stratigrafia, eliminando più che altro lo strato di struttura, portando la struttura all'interno del nucleo, quindi portandola su, eliminando strato termico, elimina, e eliminando il sostrato, elimina, portando la struttura a 30 cm e la finitura interna 0,02 a 2 cm, e in realtà la finitura esterna diventerà il nostro strato termico, il nostro isolante, dello spessore di 10 cm. E confermo le modifiche. Scheda modifica, gruppo appunti, copia le proprietà del tipo, applico le proprietà anche all'altro muro. Ragazzi, a questo punto andrò ad inserire all'interno del mio elemento del mio tamponamento verticale, andrò a inserire una finestra in questo modo, e vedrete che lo strato di isolante da 10 cm risvolta in maniera corretta sull'infisso sul montante della finestra. La richiesta che ci è stata fatta però era ben specifica: lo spessore variabile dell'isolante da 10, quindi come abbiamo impostato noi, con soli 2 cm che risvoltano verso l'infisso. Bene ragazzi, mi dispiace deludervi, ma Revit, allora c'è un modo ovviamente per realizzare quanto ci è stato chiesto, ma come vi dicevo prima, si tratta di un escamotage che io trovo utilissimo e che utilizzo non solo in casi come questo, ma non è una soluzione vera e propria al problema, nel senso che se volessimo per esempio modificare la stratigrafia di questo muro, possiamo farlo tranquillamente anche apportando dei cambiamenti sostanziali agli strati del muro, come vi ho mostrato nel video precedente. Quindi vi invito di nuovo a riguardare il tutorial dove affronto passo per passo questa tematica. Però attraverso questa metodologia di lavoro, quindi operando sulla struttura del muro, non è possibile rendere variabile lo spessore dell'isolante che risvolta verso l'infisso.
Lo strumento di cui ci serviremo per apportare questa modifica e che sarà poi il nostro escamotage e che ragazzi utilizzerete sicuramente anche nella risoluzione di altri problemi, nello specifico nella realizzazione di dettagli in Revit, si trova nella scheda vista gruppo grafica. Lo strumento in questione è il profilo di taglio. Cosa fa il mio bellissimo comando profilo di taglio? Beh, dopo averlo richiamato, avete innanzitutto la possibilità di operare in maniera autonoma sui singoli strati del muro. Vedete, Revit a questo punto non vi dà la possibilità di selezionare il muro nella sua totalità, ma soltanto di agire sui singoli strati. Siccome voglio modificare lo strato esterno di isolante, andrò a selezionarlo e vedete che verrà rappresentato con delle linee arancioni, il che mi indica che l'opzione di modifica adesso è attiva. Seleziono il comando seleziona linee. Mi dispongo qui nella casella offset digitando un valore di 2 cm che è lo spessore che voglio risvolti verso il montante della finestra e mi dispongo su questa linea qui, avendo cura che la linea tratteggiata sia poi riportata verso l'interno. Seleziono la linea, mi dispongo adesso su comando disegna linea, riporto, ok, l'offset a 0 è già stato riportato, mi dispongo su questo vertice qui, traccio una linea fino a questa linea qui e il vertice lo porto a coincidere con questo, l'estremità la porto a coincidere con questo vertice. Perfetto. La linea blu che vedete qui rappresentata non fa altro che indicarvi la porzione di strato che sarà resa visibile, quindi orientata nel verso giusto. Se dovessi switchare, ve lo mostro dopo, quindi confermo un attimo e vedete l'isolante è stato realizzato, è stato modificato correttamente. Se dovessi spostarmi di nuovo, selezionare il mio profilo di taglio e digitare modifica disegno e se dovessi switchare la freccia verso l'alto, a questo punto Revit non farà altro che rendervi visibile questo rettangolo qui disposto in alto, rendendo invisibile la restante parte dell'isolante. Confermo l'operazione, vedete che l'isolante all'esterno del muro è scomparso, perché abbiamo detto a Revit di rendermi visibile soltanto la parte che è al di là, cioè in questo caso al di sopra del mio profilo di taglio. Riportiamo il nostro profilo di taglio nel verso giusto, quindi switchando la freccia verso il basso, digito ok, l'isolante è a posto, adesso quello che dovremo fare sarà modificare lo strato di struttura del muro. Quindi profilo di taglio, seleziono il mio strato interno, linea, mi dispongo su questo vertice qui e traccio il mio nuovo profilo. La freccia è orientata nel verso giusto, digito conferma e l'isolante adesso risvolta con 2 cm, con spessore di 2 cm verso il montante della finestra. Quali sono però ragazzi i vantaggi e gli svantaggi dell'utilizzo del profilo di taglio? Allora, per quanto riguarda i vantaggi, innanzitutto c'è da dire che pur essendo uno strumento di modifica bidimensionale della grafica dell'elemento, in questo caso l'elemento muro, il profilo di taglio riesce ad essere abbastanza versatile, nel senso che se dovessi per esempio modificare la posizione della mia finestra in pianta, vedete? Utilizzando le frecce della tastiera, il profilo di taglio segue la posizione dell'elemento tridimensionale, così come se dovessi per esempio modificare la larghezza dell'elemento finestrato portandola a 2 metri, applicando la modifica, avrò che il profilo di taglio, vedete, confermo un attimo la modifica, avrà seguito le nuove dimensioni apportate alla finestra. Un altro svantaggio, o meglio uno svantaggio dell'utilizzo dei profili di taglio è che dovete effettuare l'operazione per n elementi, nel senso che adesso avete effettuato l'operazione per esempio l'estremità destra di questo elemento finestrato, dovreste realizzarla per questo elemento qui, per questa estremità qui e poi per gli n elementi disposti in pianta. Quindi vi rendete conto che da questo punto di vista non è dal punto dell'ottimizzazione dei processi di modellazione, non è una soluzione ottimale. Quello che in generale faccio io e che rappresenta il mio metodo di lavoro, ce ne saranno tanti altri magari anche più efficienti, ed evitare di scendere così nel dettaglio per scale di rappresentazione intorno all'1 al 100, all'1 al 50, al 200 e così via, e circoscrivere l'utilizzo di questo strumento soltanto nei casi in cui debba disegnare dei particolari costruttivi, quindi per scale di rappresentazione intorno all'1 a 1, 1 a 2, 1 a 5, 1 a 10, 1 a 20 e così via.
Ragazzi, chiaramente l'utilizzo dello strumento profilo di taglio è lo stesso nel caso di una sezione, quindi aprendo la vista di sezione, applicando un livello di dettaglio alto, avrò la possibilità, come nel caso precedente, quindi in pianta, di andare a modificare singolarmente gli strati. Forse in questo caso ci converrebbe annullare un attimo la modifica e modificare prima la struttura del muro. Quindi scegliere seleziona linee, offset 2 cm, poi scegliere lo strato di isolante, confermare l'operazione e vedete anche in questo caso le modifiche sono state apportate correttamente. Lo stesso varrà per la parte inferiore del muro, quindi in prossimità del davanzale della finestra, possiamo anche farlo rapidamente. E anche in questo caso, ragazzi, se dovessi modificare la posizione della mia bucatura, della mia finestra, il profilo di taglio varierà la sua posizione in maniera del tutto automatica. Benissimo ragazzi, anche con questo video tutorial è tutto, spero di aver fornito una soluzione concreta al problema di Domus. Il profilo di taglio rappresenta uno strumento, una soluzione utilissima e alla quale io ricorro spesso nella risoluzione di problemi di questo tipo legati alla realizzazione di strati a spessore variabile con diverse ripiegature. Ciò non toglie che possano esserci altre soluzioni, altri metodi, anzi vi invito a scriverli nei commenti se mai doveste avere alternative con cui risolvere lo stesso problema, e vi chiedo di lasciare un like nel caso in cui il video vi sia piaciuto. Non dimenticatelo, mi aiuterà tantissimo con l'algoritmo di YouTube. Aiutatemi a far crescere questa community. Ciao, alla prossima!